Ciao a tutti, oggi ci prepariamo un rotolone. Io avevo del tacchino macinato e oggi lo preparerò proprio col tacchino macinato, però si può fare anche con della carne, come più vi piace. Gli ingredienti che utilizzeremo oggi saranno parmigiano, delle sottilette, io utilizzo la mortadella ma potete scegliere prosciutto, salame piccante, quello che più vi piace, del latte, del pane grattugiato, più o meno un 100 grammi di pane grattugiato, in totale 6 uova e come macinato ne ho 6 etti, aglio prezzemolo e sale. Incominciamo con ammorbidire il nostro pane con del latte. Potete ammorbidirlo con latte oppure con l'acqua a vostro piacimento. Rompiamo le uova, mi raccomando rompetele sempre da parte per controllare che siano buone. Tre uova. Incomincio ad aggiungerle alla nostra macinata, aglio prezzemolo, un po' di sale e parmigiano. Io ho grattugiato circa 150 grammi di parmigiano. Incominciamo a impastare. Al nostro impasto andiamo ad aggiungere anche un po' di pane bagnato nel latte. Aggiungo il pane bagnato nel latte perché contribuisce a dare un po' più di morbidezza al nostro impasto. Allora, io in genere preferisco gli impasti lavorarli con le mani, ovviamente in cucina siamo sempre con le mani sotto l'acqua e in questo modo mi rendo anche conto di più se c'è la necessità di aggiungere ancora delle uova, del pane o del formaggio. E in questo modo i nostri ingredienti si amalgano molto meglio. Direi che ci siamo. La ricetta di oggi è a quattro mani perché, come succede spesso in cucina è un momento di aggregazione, di gioia, di unisce le persone e quindi do anche io una mano a Cristina a fare questo rotolone di tacchino. Rompiamo un uovo, ci mettiamo all'interno un pizzico di rosmarino e sale frullato, trittate fine. Intanto la nostra padella si sta scaldando bene. Mettiamo un filo d'olio, aspettiamo che si sciolga, che si scaldi bene la padella. E andiamo a versare il nostro uovo. Intanto prepariamo un altro uovo. Questa la possiamo togliere, è pronta. Sempre un pizzico di rosmarino. E siamo pronti. Ho preparato le nostre omelette da mettere all'interno del nostro bracciolone.
Io qui ho preparato un mix di farina e pane grattugiato e un foglio di carta forno dove andremo a stendere il nostro impasto. Cospargo la carta forno e vado a disporre l'impasto. Ora schiaccio ed ora vado a disporre i nostri ingredienti. Questo rotolone è molto utile perché potete anche prepararlo il giorno prima e poi magari portarvelo anche in ufficio. C'è chi lavora e preferisce mangiare un mangiare casalingo e quindi potete portarvelo anche in ufficio. Potete decidere di farlo bianco oppure di farlo al pomodoro. In questo modo avrete la possibilità di avere sia un primo che un secondo. Lasciamo un pochettino di impasto privo di ripieno perché quando andremo a rotolarlo rimarrà molto più semplice. Ora andiamo, io oggi ho usato la mortadella, in casa avevo della mortadella e ho usato questo, però come vi ho detto anche prima potete usare del prosciutto cotto, potete usare del salame piccante o potete farlo anche addirittura solo con l'omelette e il formaggio. Vedete che bello, e poi vedrete quando sarà cotto quello che verrà fuori. Ora lo andiamo a rotolare aiutandoci con la carta forno. E lo andiamo a compattare bene aggiungendo ancora un po' di nostra farina e pane grattugiato. Ecco qua, il nostro rotolone è pronto. Potete anche lasciarlo coperto per una decina di minuti così in frigorifero, in modo tale che si possa compattare bene e poi sarà più facile andarlo a cuocere. Sono andata nel mio orticello, mi sono presa un paio di foglioline di alloro, un po' di rosmarino. Oggi ho deciso di farla al forno perché ho tante altre cose da fare, quindi non ho il tempo di seguire bene la cottura. Cospargo, prendo un altro foglio di carta forno, la cospargo di olio e vado a posizionare il mio rotolone che, come vi avevo detto, ho messo in frigorifero. Aggiungiamo ancora un po' d'olio e lo andiamo ad arrotolare. Ora ho preso una pirofila, vado a sistemarlo all'interno della mia pirofila, accendiamo il forno, quando il forno sarà caldo lo andremo a infornare. Cottura circa un'oretta, 45 minuti. Eccoci qua, ci vediamo più tardi, ciao! Passata un'ora e 10 per l'esattezza, e abbiamo tirato fuori dal forno il nostro rotolo che andiamo a
appoggiare sul nostro tavolo e andiamo a spacchettare. Beh, dai, abbiamo fatto un bel lavoro. Bene, se la ricetta vi è piaciuta, iscrivetevi, mettete un like sul nostro canale YouTube. Vai, Vado. vai tranquilla, assaggia lì. Belli come le bun.